Buongiorno ragazzi e benvenuti su Break Time. Io sono Ugo e oggi andremo a parlare di GoPro Hero 7, una delle action cam più utilizzate al mondo. Ovviamente anche per questo articolo vi metterò il link per l'acquisto in descrizione. Mi raccomando, prima di tutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in modo che saprete quando pubblicherò i miei prossimi video. Break Time. Bene, eccoci qua, bentornati. Iniziamo con il dire che questa GoPro Hero 7 è più o meno identica alla 6, i materiali sono identici, le dimensioni pressoché invariate. La scocca è sempre rivestita da un materiale gommoso antiscivolo che offre un ottimo grip e che permette di evitare graffi e ammaccature. Nella parte frontale abbiamo l'ottica con un display che mostra le informazioni riguardo le diverse modalità di ripresa ed un piccolo LED che ci avvisa di quando stiamo registrando. Nella parte posteriore invece troviamo un piccolo display touch da 2 pollici. Nei bordi invece troviamo i connettori USB Type-C e micro HDMI, l'alloggiamento per la batteria e la micro SD, il tasto di accensione e spegnimento e cambio di modalità e nella parte superiore il tasto per la ripresa o per scattare le foto. Quest'ultimo, se premuto a fotocamera spenta, permette di accendere e avviare la registrazione con un solo tocco in pochissimi secondi. La batteria è sempre la stessa con una capacità di 1220 mAh. Tutti gli sportelli sono ovviamente forniti di guarnizioni che garantiscono così l'impermeabilità di questa GoPro fino a 10 metri di profondità anche senza guscio protettivo o altri accessori. Grazie alle dimensioni esattamente identiche a quelle dei modelli precedenti, questa GoPro resta completamente compatibile con tutti gli accessori originali. Il sensore all'interno resta un 12 megapixel con lente grandangolare con apertura di f2.8. Le risoluzioni di ripresa sono il 4K a 60 frame per secondo con campo visivo ampio e 30 fotogrammi per secondo in Super View, 2.7K a 120 fotogrammi per secondo in ampio e 60 in Super View, mentre per il 1080 raggiunge 240 fotogrammi per secondo, permettendo di realizzare bellissimi slow motion. Dal punto di vista fotografico è possibile scattare foto a 12 megapixel con l'HDR. Sia quando scattiamo foto che quando riprendiamo dei video possiamo poi utilizzare un profilo colore flat e nel caso delle foto è possibile registrare in formato RAW. Questa GoPro Hero 7 Black è dotata di una stabilizzazione definita Hyper Smooth, soltanto digitale, ma in grado, secondo GoPro, di raggiungere le prestazioni di una gimbal. Occorre premettere che la stabilizzazione può essere attivata a qualsiasi risoluzione, fino a 60 fotogrammi per secondo, e che la sua attivazione comporta una riduzione del campo visivo del 10%. La nuova stabilizzazione ha poi anche permesso a GoPro di inserire una nuova modalità di ripresa, il Time Warp, grazie al quale è possibile creare degli hyperlapse, ossia dei timelapse in movimento dall'effetto scenico molto interessanti. Aggiunta invece la possibilità di registrare ed effettuare degli streaming live direttamente sul proprio profilo Facebook, accedendo tramite lo smartphone che utilizzerà l'action cam a posto della fotocamera integrata nel telefono con una risoluzione massima di 720p. Le immagini riprese con la GoPro Hero 7 sono davvero molto buone, la nitidezza è buona anche la gestione delle ombre. Per quanto riguarda i colori abbiamo sempre delle tonalità molto accese. Anche l'interfaccia grafica è stata resa più semplice e intuitiva, in modo tale che anche chi non ha mai utilizzato una GoPro sarà in grado di utilizzare la GoPro in pochi minuti. Di seguito metterò alcune riprese fatte in varie modalità in modo che possiate vedere la qualità di questa action cam. Quello che sentite è l'audio di fondo di come registra la telecamera. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con i vostri amici, in modo da aiutarmi a far crescere il canale. Ricordatevi l'appuntamento con Break News ogni domenica qui con me su Break Time per gli aggiornamenti dal mondo della tecnologia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!